Ciao, sono Mark e oggi parleremo dell'inquinamento dei mozziconi di sigarette. Ti sei mai chiesto in che modo questo semplice gesto può influire sulla salute del pianeta? Nel nostro paese, cingoli possono essere visti ovunque e questo fatto ci ha portato a prendere l'iniziativa e ad agire. Si stima che in Italia vengano gettate 48 miliardi di mozziconi di sigaretta all'anno invece di essere depositati in un luogo adatto. Ciò significa che i mozziconi di sigaretta sono in numero l'elemento più comune nella spazzatura. Potremmo pensare che questo non sia un brutto gesto perché probabilmente non pensiamo alle conseguenze che potrebbero esistere. Oppure crediamo che non facciano alcun danno perché le cicche finiranno per degradarsi o scomparire in un modo o nell'altro. Purtroppo non è così. I filtri dei mozziconi di sigaretta sono fatti di acetato di cellulosa plastificata, il che significa che, come le altre plastiche, non sono biodegradabili e quindi inquinano l'ambiente. Non solo hanno un impatto sulle piante e sulla vegetazione, ma inquinano l'acqua e uccidono i pesci. Inoltre le cicche sono una delle cause principali degli incendi in Italia. Il fumo è una tua scelta personale, ma non dell'ambiente. Quindi cerchiamo di essere fumatori responsabili. Ma quale può essere la vera soluzione? Forse rendere i filtri più biodegradabili e meno inquinanti, mettere più posaceneri in città, mettere una multa, promuovere e usare un portasigarette. Ad esempio, noi in Croce Rossa promuoviamo l'uso di un portacicche per mettere la tua cicca se non trovi posto per gettarla via. Ad esempio quando fai un'escursione nel monte. In questa maniera aiutiamo l'ambiente. Ma con queste soluzioni finirebbe davvero il problema? Probabilmente no. Forse quello che dovremmo fare è cambiare le nostre abitudini e rendere questo gesto socialmente inaccettabile. Sii una persona responsabile e prenditi cura della tua cicca come fai con gli altri rifiuti. Potremmo pensare che il problema con le cicche non sia così grave come è in realtà. Come potremmo sapere quante cicche ci sono davvero a Cingoli? Contarli uno per uno? Bene, questo è quello che abbiamo fatto. In 6 giorni abbiamo contato in totale più di 12.000 mozziconi di sigaretta nel centro storico di Cingoli. Crediamo che questa quantità ci dovrebbe far riflettere. Abbiamo contato le cicche in diverse zone e con questa informazione abbiamo fatto una mappa di calore per sapere dove c'è una maggior concentrazione e così poter agire di conseguenza, emettendo in futuro un posacenere nelle zone più inquinate. Se facciamo una zoomata nel nostro paese vedremo quali sono i posti più colpiti. Logicamente i posti dove abbiamo incontrato più mozziconi di sigarette sono nelle zone più transitate. Innanzitutto si vede che c'è un punto caldo nell'Istituto Professionale Alberghiero e nella piazza Vittorio Emanuele II. Altre zone inquinate sono il mercato coperto e i viali, soprattutto nelle zone verdi. Qui vediamo che un altro punto caldo è la zona intorno a Porta Pia. Il posto dove ci sono un maggior numero di cicche è nella via Cavour e nella metà del corso Garibaldi. Solo in questa zona abbiamo contato più di 1.000 cicche sulla strada. Gli ultimi punti caldi sono davanti all'ufficio postale e nelle scale della chiesa San Filippo Neri. Quindi l'inquinamento delle cicche a Cingoli non è un problema minore. Con questo video speriamo di aumentare la consapevolezza dell'inquinamento dei mozziconi di sigaretta e di realizzare un paese senza cicche a terra. Iniziamo così il progetto No Cicche a Cingoli.